Il problema grosso è questo, che è plurale, e che ci sono due forme singolari riconducibili, el ed Eloah. Allora uno si chiede, ma come mai usano il plurale, visto che hanno le forme al singolare per indicare quell'individuo lì che ovviamente, essendo Dio, dovrebbe essere l'unico? E allora ovviamente si elaborano tutta una serie di spiegazioni, e qui c'è, su questo termine di fatto, la madre proprio di tutte le contestazioni che mi vengono rivolte, tutte le altre vengono a cascata, se ci si intende su questo tutto il resto viene di conseguenza, cioè il resto sono veramente elementi assolutamente marginali. Allora, qui c'è, me la sono stampata, ovviamente la madre di tutte le contestazioni che viene rivolta a me. Quindi, dove mi dicono, Biglino, la grammatica è grammatica e tu evidentemente non la sai. Va bene. Allora, Elohim è sicuramente singolare. Vi dico che cosa scrivono. Perché ha la desinenza del plurale? Perché è un superlativo indefinito, cioè indica l'indefinibilità del concetto di Dio. Come deve essere tradotto, l'abbiamo già visto prima, legislatore supremo. Poi c'è l'altro problema, è che Elohim viene usato sia con verbi in ebraico, sia con verbi al singolare che al plurale. E allora la spiegazione è verbi al plurale, Elohim non significa più Dio, ma significa giudici. Verbi al singolare, diciamo, rimanda a quello lì, che per comodità adesso chiamiamo Dio, così ci intendiamo. Ok? Verbi al plurale significa giudici, verbo al singolare identifica lui. Poi ognuno per questo lui si faccia le sue idee. Questa è la regola che viene elaborata e che viene spiegata appunto per giustificare l'uso del plurale. Tenete presente che chi ha scritto la Bibbia non l'ha scritta seguendo regole grammaticali, che probabilmente non c'erano neppure. Tutte le regole grammaticali che vengono descritte sono elaborate successivamente nei secoli dai grammatici, cioè da quelli che studiano e quindi cercano di capire a posteriori. Per esempio, adesso non ve la spiego tutta, c'era una regola sul vav consecutivo, conservativo, inversivo, insomma una certa consonante che messa in una certa posizione cambia la forma del verbo, tanto per essere semplice. Dopo averne discusso e averla applicata per un lunghissimo tempo, a un certo punto arrivano a scrivere, e qui l'ho portato soltanto come esempio, tutta una serie di discussioni tra di loro, finché i grammatici arrivano a dire, in altre parole, possiamo mettere completamente da parte la mitica teoria della vav consecutiva inventata dai grammatici. Cioè, ci siamo inventati questa regola, l'abbiamo discussa, applicata per un sacco di tempo, però niente, è inventata, togliamola. Secondo me, tra qualche decennio toglieranno anche questa. Comunque, di fronte a questo ci sono due possibili atteggiamenti. Uno, mettermi a discutere su ogni singolo elemento delle loro affermazioni e andiamo avanti per decenni senza arrivare ad una conclusione, perché nessuno sa se questa roba è vera. Quindi ciascuno rimarrà tra 20 anni nella sua convinzione. L'altro atteggiamento, che è quello che invece applico io, è: va bene, signori grammatici, avete ragione. Siccome questo è il sistema per capire Elohim, lo prendiamo e lo caliamo nella Bibbia. Ed è ciò che faccio e che continuo a fare. Io piglio tutto ciò che dicono i sapienti e lo metto alla verifica della Bibbia. E adesso lo facciamo. E ci divertiamo. Diciamo che Elohim è singolare, va bene, è singolare. Quindi ogni volta che c'è il termine Elohim ci si riferisce ad un individuo singolo. Ok. Sappiate che quando leggerete la Bibbia troverete che c'è un Elohim singolare che si chiama Yahweh, un Elohim singolare che si chiama Kamosh, un Elohim singolare che si chiama Milcom, un Elohim singolare che si chiama Rimmon, un Elohim singolare che si chiama Astarte. Sono 5 Elohim singolari. Ma per noi ignoranti, 5 è plurale o singolare? Allora, c'è bisogno di diventare matti per spiegare come mai è plurale? Sono almeno 5. Cioè, se fosse vero questo, la Bibbia diventa un papocchio incomprensibile. E adesso lo vediamo. Allora, facciamo finta che sia singolare. Diciamo che è un superlativo indefinito. Ah, attenzione, scrivono qui, non è un superlativo assoluto, perché il superlativo assoluto si costruisce in un altro modo, in effetti è vero. Allora io dico, ma non voglio far polemiche, dico: se voi mi dite, Biglino, la grammatica è grammatica e tu non la conosci,
e Elohim non è un superlativo assoluto, allora a me ben voglia di dire loro, ma perché lo traducete con supremo che è un superlativo assoluto? Se ha il verbo al plurale è giudici, se ha il verbo al singolare è Dio. Potete prendere Genesi 35, versetto 7. Qui si parla di Giacobbe. Lì egli costruì un altare e chiamò quel luogo El Bet-El perché là Dio si era rivelato a lui quando fuggiva dalla presenza di suo fratello. In ebraico c'è Elohim, perché là Dio si era rivelato a lui. Bibbia ebraica. Stesso versetto, traduzione letterale. E edificò là altare e chiamò il luogo El di Bet-El poiché là si erano rivelati a lui Ha Elohim, con l'articolo, gli Elohim. Allora, Bibbia per le famiglie, singolare. Bibbie che vanno nelle facoltà di teologia e nelle università dove si studia la Bibbia, plurale. In ebraico è plurale. E nelle università e nelle facoltà di teologia dove c'è gente che conosce l'ebraico, e non possono mica essere fregati perché gli dicono ma scusate, Niglu, qui c'è, si erano rivelati a lui, è plurale. Perché lo traducete al singolare? E invece in tutte le Bibbie che avete qui è tutto al singolare, vero? Sì. Vero? Io addirittura ho tra parentesi il vero. Quella è la Bibbia dei testimoni di Geova, che mettono il vero Dio, lo mettono fra parentesi perché hanno un conato di dignità. E sanno che il vero non c'è. E allora lo mettono, però per dirlo ai fedeli, guardate che questo è il vero Dio. Ecco, allora io applico questa regola, questa, e dico che Giacobbe ha costruito un altare perché aveva visto dei giudici, ma ce n'è un'altra ancora peggio, anzi più bella. Genesi 20, 13, Abramo che parla, facciamo finta che sia esistito. Ora avvenne che quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, io le dissi, eccetera, eccetera. Quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre. Noi sappiamo che questo Dio è per i cristiani quello che, con quella che viene chiamata appunto la vocazione di Abramo, dà inizio alla storia della salvezza. Cioè Dio si cala nella storia, si presenta ad Abramo e dice adesso tu vieni con me, andiamo in terra di Canaan, e lì comincia la storia della salvezza. Da che cosa? Non lo so, perché abbiamo letto prima che il peccato originale non c'è. Comunque per i cristiani lì comincia la storia della salvezza. Per gli ebrei questo è il Dio che gli ha promesso la terra di Canaan. Genesi 20:13. E fu come che, traduzione letterale, fecero vagare me, Elohim, da casa di padre mio. Verbo al plurale. Allora vuol dire, e io applico le regole dei sapienti, che a chiamare Abramo fuori dalla terra dei suoi padri sono stati dei giudici. Quindi la storia della salvezza è iniziata quando dei giudici sono andati a chiamare Abramo fuori dalla casa dei suoi padri. E quei giudici hanno promesso ad Abramo quella terra. Non c'è più niente che tiene. Cade tutto. E cade tutto applicando le regole che loro mi sbattono in faccia dicendo Biglino non conosci la grammatica. Benissimo. Ditemele voi che io le applico, tutte, applico tutto quel che volete, perché sapete perché? Perché siccome partono da un presupposto falso, qualunque cosa elaborino non tiene messa a confronto con la Bibbia, qualunque cosa elaborino, per cui io non vedo l'ora di leggerli i commenti, perché li piglio e li applico, continuo a fare un lavoro da coglione, non ho neanche bisogno di pensare, pensano loro per me, a confermare le cose che dico. Genesi 35. Vayomer Elohim el Jacob, e disse Elohim a Giacobbe, ergiti, e sali a Bet-El, Bet-El vuol dire casa di El, e risiedi là, e là fa altare a El, traduzione letterale, lo essentesi fatto vedere a te. Cioè, qui Elohim, inteso come singolare, e invece qui è il gruppo degli Elohim che parla, dice a Giacobbe, vai a Bet-El, e là costruisce un altare a quello che si è fatto vedere da te. Allora, io ho incontrato Susie Bledi nella via qui prima, io uscivo dal B&B, lei stava cercando il posto. Se io adesso ti dico, non voglio un altare, ci mancherebbe, ti dico,
tu devi offrire un caffè a quel Mauro Biglino che hai incontrato nella via lì. Tu che cavolo mi dici? Ma scusa, non sei sempre tu? Hai capito? Allora come fa Dio dire a Giacobbe: costruisci un altare a quel Dio che hai visto là? E Giacobbe gli dice: ma cavolo, non sei sempre tu? Ma così c'è scritto. Non c'è bisogno di interpretare. Non c'è bisogno di interpretare, è tutto chiaro. È tutto chiaro. Il gruppo degli Elohim dice: fai un altare a quello di noi che si è presentato a te, perché probabilmente era quello che seguiva lui. Quindi a lui devi fare l'altare. El Shaddai l'abbiamo già letto. E dopo aver parlato, tra l'altro, Elohim sale, cioè se ne va salendo. Curioso, no?